Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo tornare a parlare in modo più specifico dell'argomento completezza, che sapete che è un argomento che io ho trattato più volte in realtà sul canale e che ho comunque spesso, insomma, tirato in ballo ogni volta che mi sono ritrovato a parlare di calisthenics. Oggi nello specifico volevo spiegare perché, a mio avviso, essere un atleta completo sia in realtà non solo molto più difficile, ma che sia un'espressione di forza nettamente superiore rispetto all'essere specializzato in poche cose. Io, diciamo, da quando ho iniziato a allenarmi, a praticare calisthenics, ho sempre avuto come obiettivo quello di diventare l'atleta più completo. È sempre stato, diciamo, forse uno dei miei primi obiettivi ben definiti. Anche perché la vedevo come una cosa veramente impossibile appunto da fare, tutti mi dicevano che era impossibile, anche non per forza al livello in cui volevo arrivare io, anche una media completezza si diceva fosse impossibile. Insomma, questo mi ha sempre anche dato la carica per, diciamo, muovermi, continuare a muovermi in quella direzione. Sono passati tanti anni e nel corso del tempo io ho sicuramente sempre cercato di espandere il più possibile il mio repertorio. Inizialmente appunto su determinati movimenti, a cui si sono aggiunti movimenti più avanzati o più particolari, poi ho iniziato anche a trarre elementi da altre discipline, insomma, dopo questi 10 anni di allenamento nel calisthenics, 12 di allenamento in generale, posso dire che mi ritengo assolutamente soddisfatto del livello di completezza che ho raggiunto. Da un certo punto di vista, ora come ora, devo dire che è diventata quasi una cosa scomoda perché avete visto che ho sempre, diciamo, ho portato avanti tante cose diverse e anche appunto elementi di discipline diverse e ora come ora ogni volta mi ritrovo un pochetto con la questione che vorrei appunto partecipare a più eventi, competizioni, meeting di più sport diversi perché diciamo in molti mi dicono vai a provare che ne so braccio di ferro, vai a provare qualche alzata di powerlifting, vai a provare quello, provare le alzate del weightlifting e cose varie. Alla fine insomma è difficile scegliere tra le varie cose perché comunque i risultati raggiunti nel corso del tempo mi permetterebbero diciamo di farlo, solo che appunto uno si trova con più scelte a quel punto in questa situazione particolare ed è una cosa abbastanza scomoda da fare. Uno dovrebbe stare sempre in gara, sempre a provare cose diverse. Sotto quel punto di vista è una scomodità però positiva, insomma, che è stata possibile, che ho potuto raggiungere proprio perché nel corso del tempo mi sono ritrovato a portare avanti un po' di tutto e quindi ho messo forza in tante cose diverse. Ma perché ho sempre pensato che la completezza sia un'espressione di una forza superiore? Allora, innanzitutto c'è da dire che la forza espressa in pochi ambiti, in pochi aspetti, pochi movimenti, mi ha sempre annoiato moltissimo. È proprio a livello di divertimento parlo, nel senso fare sempre le stesse cose, ma anche da fuori mostrare sempre le stesse cose. È qualcosa proprio che personalmente non mi divertirebbe, ma più che espressione di forza, la vedo come espressione di abilità. Sono molto bravo a fare quella cosa. Per me forza è un'altra cosa, che adesso vi spiegherò appunto passo passo. Il primo motivo per cui preferisco un atleta completo è che spesso in moltissimi movimenti di forza gioca un ruolo molto chiave la predisposizione che si ha verso un determinato movimento. Il che vuol dire, ognuno di noi, diciamo, in linea di massima è predisposto per qualcosa, ok? Ci sono magari persone più predisposte, persone meno predisposte, ma ci sarà sempre qualcosa che ci riesce meglio di qualcos'altro. Il che vuol dire che l'atleta fortissimo in una cosa potrebbe essere tranquillamente l'atleta che appunto è predisposto in quella cosa, il che vuol dire che quello che tu vai a ottenere è frutto sì dell'allenamento, ma è anche molto frutto di quello che ti ha dato la genetica, di quello per cui tu sei proprio predisposto. Invece l'atleta che esprime la propria forza in tutto, dato che non si può avere una predisposizione vera e propria in tutto, si può avere una predisposizione alla forza, ma non in qualsiasi, diciamo, aspetto della forza, spinta, tirata e cose varie, quel tipo di atleta dimostra veramente il lavoro e il percorso che ha fatto per ottenere quella forza, l'ha conquistata, l'ha ottenuta, non l'ha avuta, tra virgolette, regalata dalla propria predisposizione. Collegato a questo discorso c'è anche il discorso dell'assetto proprio che si prende se si fa sempre una determinata cosa, ok? Se un atleta si rivolge moltissimo verso la spinta e moltissimo verso la tirata, ad esempio,
senza diciamo portare avanti i muscoli antagonisti, andrà piano piano a prendere un assetto di quel tipo e andrà a perdere sempre di più verso l'assetto contrario. Pensate anche semplicemente alla posizione delle spalle che assumono certe persone, magari chi più cifotica, chi ottiene un petto più aperto e cose varie. Andrà a guadagnare sì tanto da una parte, per questioni appunto anche proprio di efficienza dell'assetto, ma andrà piano piano a perdere dall'altra. Quindi è come se sotto un certo punto di vista si creasse quasi un bilanciamento più che un reale guadagno di forza di tutto il corpo, potremmo dire. Un'altra questione molto semplice ma molto importante riguarda il tempo e il lavoro necessari per raggiungere un determinato livello. Ovviamente se voi allenate solo una cosa, tendenzialmente ci metterete molto meno tempo ad ottenere dei risultati rispetto a chi ne allena tante. Quindi vuol dire che una persona per ottenere dei risultati importanti, parliamo di risultati importanti, apro questa parentesi perché ottenere risultati medio-bassi in un po' di tutto non rende un atleta completo. L'atleta completo è un atleta che è forte in tutto, altrimenti diciamo risultato medio-buono non vuol dire nulla. Parliamoci chiaro, insomma, per essere completi bisogna essere forti in tutto. E come dicevo, il tempo che impiega un atleta per diventare forte in tutto ovviamente è nettamente superiore a quello di chi si concentra solo in una cosa. E proprio tutto questo tempo, spesso la difficoltà di un elemento in generale viene può essere anche vista come il tempo necessario per imparare quella determinata cosa. Nel senso, alleno un qualcosa che si può raggiungere in media in 3 mesi è più facile di un qualcosa che ha bisogno di 2 anni medi di allenamento per essere raggiunto. È lo stesso discorso, per arrivare per ottenere quella cosa, ossia il grado di atleta completo, ci vuole molto più tempo rispetto all'ottenere il grado di atleta specialista, il che vuol dire che questa cosa, l'essere completo, è molto più difficile. Da questo punto possiamo poi diramare altri punti, ossia che questo tempo maggiore di raggiungimento dell'obiettivo e anche questo maggiore lavoro quindi che bisogna sostenere si portano con sé altre complicazioni, ad esempio il discorso del focus mentale. Se io devo raggiungere un obiettivo, 2, 3 obiettivi, qualcosa, un numero basso, riesco a mantenere il focus su tutto. Se io voglio ottenere 30 cose, è difficile mentalmente riuscire a mantenere un focus importante su tutto, e vi posso assicurare che quando il focus mentale cala è molto più difficile raggiungere qualcosa, perché è come se vi allenaste tanto per farlo, non siete più così efficienti. Quindi anche questo discorso, la capacità di riuscire a tenere sotto controllo tutto, è molto molto importante. Ma allenare tante cose vuol dire anche avere una probabilità di maggiore stanchezza nel corso degli allenamenti, il che vuol dire essere diciamo predisposti a rallentare di più. Quindi uno deve essere anche bravo a non rallentare, per abituare, diciamo, nell'abituare il proprio corpo a questo stress di lavoro maggiore. Ma anche il discorso infortuni diventa molto importante, perché ovviamente se io alleno tante cose diverse, posso infortunarmi sotto molti più punti di vista diversi rispetto a magari allenare solo una cosa che può capitarmi l'infortunio solo in quella cosa. Quindi anche questo deve essere molto bravo l'atleta a non infortunarsi e appunto come questione proprio probabilistica rende il percorso ulteriormente più difficile. Concludo quindi questo video dicendo che essere completi vuol dire essere forti sotto ogni angolo, ok? Il nostro corpo può imprimere forza sotto tantissimi angoli. Io ho sempre visto la completezza, dato che appunto è legata alla capacità di esprimere forza sotto qualsiasi angolo, come l'essere veramente forti rispetto al praticare tantissimo una cosa che rende secondo me l'atleta molto abile ma non forte nel vero senso della parola. E quindi secondo me la differenza dopo un po' diventa tale che è quasi difficile, decade quasi la paragonabilità secondo me tra gli atleti, perché hai un atleta molto abile da una parte ed un atleta forte dall'altra. È come se iniziassero a parlare 2 lingue diverse ma poste proprio su piani diversi, e quindi insomma il primo secondo me appunto come ho detto è forte, veramente forte, l'altro è molto bravo e sono cose molto diverse.
Detto questo ragazzi, come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.